Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Io sono Gianluca Aime, studio alla Facoltà di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi porteremo avanti il nostro 14° appuntamento sulla storia della democrazia americana. Oggi arriveremo agli anni 2000, agli anni della presidenza di George W. Bush. A fronte di questa chiacchierata useremo questo libro di Giovanni Borgognone, edito da Feltrinelli, Storia degli Stati Uniti. Inoltre, le due parole chiave di questo video sono il concetto post-democrazia del sociologo britannico Colin Crouch e vorrei approfondire così il tema, prendendo ad esempio il tema di che cos'è uno storico, fare storiografia, questo tema che ha aperto il professor Alessandro Barbero in una delle sue lezioni al Festival della Mente di Sarzana. Se non erro, il video è quello appunto dedicato a Mark Bloch su che cos'è uno storico. Vado a memoria, potrei sbagliare, nel dubbio vi invito a vederli tutti quanti, che male non fanno. In descrizione metterò il link delle lezioni di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Nella fattispecie, in questa lezione che faccio riferimento del professor Barbero, si interroga su che cosa vuol dire fare storia. Secondo il professore, essenzialmente un buono storico può rispondere solamente a tre domande, ovvero chi era quel personaggio, quel popolo, comunque quel soggetto che sta studiando, che cosa ha fatto, e se è bravo si può descrivere anche le cause che ha portato a questa azione, a questo evento, e volendo qui diventa più difficile forse spiegare gli effetti futuri, ma già siamo nel difficile. Secondo appunto il professor Alessandro Barbero, un buono storico può fare questo, e quindi prendendo questa premessa vedremo riguardo al tema dell'11 settembre, vedremo il tema delle previsioni storiche, come sono state di fatto quasi sempre smentite dalla storia. Vedremo in questo caso un caso specifico. Un esempio, se vogliamo, è quello di Marx, profondo comunque sociologo, economico, anche storico dal punto di vista realistico, ma quando Marx propriamente fa il filosofo ha preso sempre delle grandi cantonate, previsioni storiche, come ad esempio che la rivoluzione proletaria dovesse scoppiare in Germania. Ovviamente non parleremo di questo, il tema ovviamente che toccheremo sarà anche l'11 settembre, quindi vedremo come tutte le varie previsioni del mondo arabo non si sono realizzate. Oltre a queste due chiavi di lettura, in questo video saranno presenti 4 temi, il quale le elezioni di George Bush, la sua presidenza, ovvero le politiche neoconservatori. Apriremo il grande tema della guerra al terrore, quindi gli Stati Uniti con il terrorismo islamico, e infine vedremo punti di vista sociali, l'immigrazione, e soprattutto arriveremo al 2008 con l'inizio, lo scoppio della grande recessione, dove viene a configurarsi con la chiusura della presidenza di Bush, e inizierà poi il prossimo video con la presidenza di Obama, ma soprattutto con il tema della grande crisi economica attuale. George W. Bush, presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009, figlio del presidente George W. Bush, che noi chiameremo padre, al quale ho dedicato un video precedente alla sua presidenza. Adesso il nostro Bush è il figlio, e anche lui era un membro del partito repubblicano. Prima di parlare della sua presidenza dal punto di vista politico e storico, dobbiamo un attimo soffermarci alle elezioni del 2000, le quali furono le più contestate e controverse della storia fino ad allora, ovviamente, degli Stati Uniti. Infatti i brogli e gli errori elettorali ci furono ed erano fondati i sospetti, soprattutto nel caso specifico quelli che riguardano lo stato della Florida, i voti elettorali della Florida. Ma queste accuse caddero in seguito a una sentenza della Corte Suprema che, come dal primo video che apre questa playlist sulla storia della democrazia americana, è l'organo supremo del potere e della giustizia in America.
una Corte Suprema che era a maggioranza repubblicana. Ma questi discorsi ovviamente non ci piacciono, non fanno bene a una democrazia, ma i brogli alle elezioni dal punto di vista realistico, politico, dobbiamo comunque inquadrarli in quelle dinamiche, in quei giochi che sono fuori ovviamente dalla legalità, dalla Costituzione di una democrazia degli stati, ma comunque rientrano sempre nei giochi di potere, nei giochi politici all'interno di una democrazia. Quello che voglio dire è che ovviamente sono regole illegali, sono modi illegali di vincere, ma quello che si verificò non fu un colpo di Stato, questo ovviamente no, quindi in questa ragione possiamo far rientrare in quelle dinamiche, in quel gioco politico che sfociava oltre la legalità, ma pur sempre all'interno di una competizione, di un mondo democratico, di un regime democratico, di fare politica. Ovviamente i brogli elettorali che sono stati fondati nel caso della Florida non hanno determinato, non sono state l'unica motivo della vittoria di Bush. Infatti un terzo candidato alla presidenza sostenuto dal Green Party, l'ambientalista e populista Ralph Nader, e qui vediamo un forte senso ambientalista, e qui vediamo che ha raccolto alle elezioni 2000 tutti i sentimenti del no global degli anni 90, il nostro video precedente su Bill Clinton, per rifarvi bene. E quindi vediamo che ha eroso 4 voti elettorali dello stato del New Hampshire, e quindi anche questi hanno permesso al candidato democratico, che allora sembrava dover vincere a mani basse, Al Gore, di perdere le elezioni. E quindi abbiamo George Bush che diventa nel 2001 presidente degli Stati Uniti in un modo estremamente contestabile, possiamo anche dire che è uscito un po' dalla corretta via democratica. Chiave di lettura di questo video è il concetto di post-democrazia. Questo concetto nacque nel 2003 con l'uscita di un saggio di un sociologo e politologo britannico, Colin Croge. Appunto questo saggio si chiamava Post-democrazia. Che cos'è? Cosa vuol dire questo concetto? Sostanzialmente, per dirla in estrema sintesi, la democrazia procedurale, quindi qua in riferimento a Kelsen, grande politologo e giurista austriaco della fine della seconda guerra mondiale, quindi post secondo conflitto mondiale, tutte quelle procedure che fanno di una democrazia, quindi la correttezza di alcune regole. Bene, tutte queste procedure, queste regole, questa democrazia procedurale viene a mancare con il nuovo millennio. Infatti, se le elezioni nelle democrazie contemporanee vengono sempre fatte, vengono sempre svolte in modo corretto, si vede che i governi hanno sempre meno il potere decisionale, quindi di conseguenza anche i partiti. E quindi questo perché la parola finale, le vere leve del potere le hanno appunto sempre di più queste organizzazioni, queste oligarchie internazionali finanziarie. Nella fattispecie chi sono queste entità? Ovviamente non parliamo del grande tema del complotto mondiale, grande tema, grandi oligarchie che dirigono il mondo secondo le loro politiche. Certamente non è questo il tema, bisogna dirlo, sono grandi oligarchie finanziarie, questo sì, ma sono in continua lotta, sono rivali tra di loro, sono entità alquanto astratte, sono le grandi aziende multinazionali che non hanno appunto un capo. Un esempio, essendo di Torino, mi viene in mente la Fiat. L'Erania è stata sotto la proprietà, la presidenza degli Agnelli, che era una persona fisica, adesso sono società per azione dove si acquistano le quote, sono società che vivono in tutto il mondo, non è più a Torino, non è più in Italia, la Fiat è nel mondo con sede legale dove paga le tasse altrove, in Olanda e nel Regno Unito. Quindi non dobbiamo pensare al grande complotto mondiale delle banche,
degli ebrei o chissà quali grandi cose, sono entità astratte. Soprattutto il grande soggetto della globalizzazione, delle grandi oligarchie, sono quelle società che hanno a che fare con il mercato globale, quindi con questo continuo flusso di denaro in tempo reale. Un esempio concreto: voi mettereste i vostri risparmi nei bot, negli stati, investireste i vostri soldi in quegli stati come l'Argentina o come l'Italia o la Spagna nel 2011? Certamente no, se non siete dei giocatori di borsa. Se volete dei risparmi che questi rimangono per un futuro, certamente quello non è il vostro obiettivo, di andarselo a giocare. Quindi questa è la globalizzazione finanziaria. Io che sono in Italia posso investire in Argentina, in Cina, in qualsiasi il mondo, soprattutto posso in tempo reale con la nuova tecnologia. Quindi questo è il grande flusso finanziario, e le oligarchie finanziarie sono queste, le grandi multinazionali. Pensiamo ad Amazon, pensiamo a Google, a Apple, che sono onnipresenti ovunque, e soprattutto il grande mercato globale finanziario: Dubai, New York, Cina, Giappone, Milano, Tokyo, Parigi. Questi sono i grandi flussi che girano. E in tutto questo contesto, come abbiamo detto, un post-democrazia, perché la democrazia procedurale, la democrazia rappresentativa fa un passo indietro. Lo Stato-nazione non può da solo reggere con queste sfide. Quindi in questa regressione di potere degli Stati-nazione, quindi dei governi, dei partiti, vediamo che in questo contesto i cittadini, siamo anche qui, ricordiamo, dagli anni 70 in poi, una società post-industriale, l'Occidente, le industrie vanno fuori, anche la delocalizzazione delle industrie è uno di quei tanti esempi della globalizzazione, in questo mondo globale. Appunto, un altro esempio, la Fiat, di questi esempi delle oligarchie finanziarie, si sposta, ha portato le sue industrie, i suoi centri di produzione ovunque nel mondo, non sono più presenti in un solo posto. Ma tornando a noi, in questa crisi di potere di Stati-nazione vediamo che i cittadini diventano sempre più passivi, addirittura apatici nei confronti della politica. Siamo in un contesto chiamato anche post-ideologico. Le grandi ideologie del Novecento non esistono più, forse anche per fortuna, che dirigono. I cittadini si sono chiusi nel loro essere individuale, nel loro atomismo. Ebbene, in tutto ciò ovviamente la politica non è stata a guardare. Se i governi hanno perso ormai il potere, i singoli stati cosa possono fare, cosa può l'Italia dire nei confronti ad esempio della grande recessione del 2008? Può fare poco o nulla. Ma in politica interna i partiti sono trasformati, non sono più quei grandi partiti ideologici che erano stati, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, il Partito Socialista. Tutti questi grandi partiti ideologici che avevano una storia sono diventati dei partiti più trasparenti, dei partiti catch-all, per dirla all'inglese, all'americano, cioè partiti piglia tutto, dotati di questo grande, ricercare questo grande consenso trasversale all'interno della società, per unire appunto i diversi elettori, che di volta in volta gli elettori sono sempre più infedeli, quindi ogni volta bisogna creare questo continuo consenso. Questa situazione interna, per quanto riguarda un altro fattispecie, le politiche neoliberali sono pienamente, come abbiamo visto dagli anni 70, soprattutto dagli anni 80 in Europa, si affermano sempre più. Quindi questo taglio continuo al welfare, questa spinta sempre più al mercato libero, e quindi questa globalizzazione, questo mercato libero globale. Queste sono le politiche interne che si fanno: un taglio alla spesa pubblica per rendere più competitivi, per togliere il debito degli stati, che è sempre visto con profonda sfiducia dal mercato globale. Voi mettereste appunto i vostri risparmi in paesi non sicuri come è stata l'Italia, speriamo non lo sia più nel 2011, oppure pensiamo ai casi dell'Argentina? No, mettereste proprio i vostri risparmi in paesi più sicuri, come ad esempio la Germania o altri ancora. Questi ovviamente sono esempi. Quindi post-democrazia vuol dire tutto questo: la democrazia rappresentativa, la democrazia degli stati, che batte in ritirata in confronto ai grandi poteri di queste grandi oligarchie finanziarie. È la crisi, se vogliamo, degli stati nazione, e in tutto questo aumentano le disuguaglianze.
il tema della globalizzazione, sia all'esterno del mondo. Ci sono pochi ricchi, ma tanto ricchi, come ad esempio il signor Amazon è ricco, un uomo più ricco del mondo, ma dove sta Amazon? È ovunque, lui dipende dove sta in questo momento col suo aereo, però è in tutto il mondo. Ci sono aumentano i poveri in tutto il mondo, grande disuguaglianza, non solo fra, se vogliamo, il primo e il terzo mondo, ma anche all'interno degli stati delle nazioni più sviluppate. Appunto, la crisi della classe media, che degli anni 70 e degli anni 80 è iniziata oggi, la vediamo sempre di più all'interno di singoli stati-nazione. Si è venuto a spaccarsi quel compromesso social-democratico che era fiorito intorno agli anni 50 e 60, e quindi qui vi rimando al video precedente. Quindi, un esempio concreto per non cedere alla tentazione della visione dell'ideologia del complotto mondiale, quindi un esempio concreto di unione di queste oligarchie finanziarie, questi interessi ovviamente sempre più fortemente economici, e l'intreccio tra il potere militare e il potere economico che venne a manifestarsi con la seconda guerra del Golfo, la guerra in Iraq. Infatti vinse gli appalti per gli oleodotti e per la logistica militare una società, la Halliburton. Questa società, dobbiamo un attimo fare una piccola storia di perché vinse. Alla vicepresidenza di George Bush figlio, quindi dal 2001 al 2009, il vicepresidente era il signor Dick Cheney, questo signor che diresse il Pentagono sotto la presidenza del padre di Bush figlio, quindi George Bush padre. E finita la presidenza del padre nel 1995, fu nominato alla guida di questa stessa società, la Halliburton. E quindi qui si vede bene come fu una vittoria senza rivali, fu assegnata appunto a questa società che aveva doppi fili, era legata doppiamente con il governo federale, la presidenza, quindi un legame tra il potere militare e ovviamente dei grandi interessi economici, perché andava a gestire, oltre agli oleodotti, la grande logistica di un esercito come quello americano. Quindi questo è un piccolo esempio di questa democrazia, di questa post-democrazia, questi interessi economici, di queste, se vogliamo, appunto, oligarchie finanziarie. La politica di George W. Bush si configura a tratti come un neoconservatorismo che ricalca la politica di Reagan degli anni 80. Come prima cosa vediamo che è sempre presente, forse viene ancora più accentuata, l'elemento della destra cristiana, ovviamente una destra cristiana protestante che già sotto Reagan era emersa. In particolare il presidente Bush emerge, si dipinge come un uomo di fede, un uomo profondamente morale, che ha saputo, grazie appunto alla sua fede e alla sua forza morale, a sconfiggere i suoi problemi passati con l'alcol. Ma non solo questo, possiamo parlare di avvicinanza con Reagan. Se da una parte la destra cristiana è un elemento sempre più persistente, e poi soprattutto quando parleremo alla guerra al terrore, alla guerra del terrorismo islamico, questo emergerà ancora di più. Ma per parlare di politiche neoliberiste continua la politica, la tradizione di Reagan, e quindi con un taglio alle tasse dei ricchi, e sempre di più però il peso grava sulla classe media, quindi vediamo che già da Reagan a Clinton la classe media è sempre più assottigliata, si assottiglia sempre di più. Inoltre il taglio al welfare, in particolare a quei servizi per le fasce più sociali e più deboli, queste però vengono dirottate, i bisogni delle fasce sociali più deboli vengono dirottati ad enti religiosi privati. Quindi qui ritorniamo al tema della destra cristiana, in quello che è stato coniato come un conservatorismo caritatevole. Inoltre un altro elemento neoliberista della lunga scia di Reagan, e questo che ci avvicina anche poi a quelle che sono le politiche di Trump, ci avviciniamo al punto finale di questa lunga chiacchierata,
è il tema dell'isolazionismo. In questi anni della presidenza si verifica sempre di più una rottura di questo storico legame che dal secondo dopoguerra, se vogliamo proprio dalla seconda guerra mondiale, aveva unito le sorti degli Stati Uniti e dell'Europa. Abbiamo visto già con Nixon questo è venuto a formarsi, poi il neoliberismo si è imposto negli anni '80 in Europa con Reagan e la Thatcher. Ma gli anni anche della presidenza di Bush figlio, sono anche gli anni in cui in Europa viene a delinearsi con l'unificazione monetaria, comunque emerge un'Unione Europea, in senso se vogliamo più fisico, e quindi questo ha creato un senso di timore, appunto l'euro, una moneta che può essere competitiva con il dollaro, e quindi vediamo in questi anni, ovviamente si parla sul lungo percorso, inizia una lenta, comunque progressiva rottura dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa, e che gli Stati Uniti sono sempre più rivolti a se stessi, non a una politica, se vogliamo, comune atlantica, una politica della NATO. In ogni caso, una politica di isolazionismo degli Stati Uniti si verifica anche con l'opposizione ai temi di una cooperazione per il riscaldamento globale, temi che adesso nel 2021 sono stati ribaltati, ma siamo appunto negli anni 2000, all'inizio vediamo che appunto gli Stati Uniti si oppongono a questo tema perché, come dire, non fa gli interessi della propria nazione. Inoltre si oppongono anche al Tribunale internazionale, in particolare nei temi di genocidio e di violazione dei diritti, sempre per temi che vanno contro la loro politica egemonica. Quindi vediamo che l'isolazionismo degli Stati Uniti di Bush porta spinte di questo tipo, e soprattutto tema centrale, qui ci riallacciamo al tema che abbiamo aperto quando abbiamo parlato della presidenza del padre, Bush padre, abbiamo parlato di questo mondo post-bipolare, abbiamo parlato di Summer Huntington, di scontro delle civiltà, e abbiamo detto che il vero nemico, come adesso andremo a vedere in seguito, non è tanto la civiltà islamica, che non è unica, non è compatta, sono tante, ma il vero nemico, il vero antagonista di oggi è la Cina. E infatti vediamo che con gli anni 2000 inizia a crearsi una tensione sempre più costante, che poi arriverà fino ai nostri giorni con il grande dragone dell'Oriente, che è la Cina, questa grande superpotenza che ormai nel 2000 è emersa, e gli Stati Uniti la guardano sempre più con diffidenza, e possiamo anche aggiungere adesso con una reciproca tensione. Prima di iniziare a parlare della guerra al terrore che gli Stati Uniti, con la presidenza di Bush, hanno intrapreso contro il terrorismo islamico, vi invito a guardare la playlist di questo canale YouTube di Astro Victor, nella quale troverete delle confutazioni dal punto di vista scientifico fatte ai temi del complottismo nel caso degli attentati dell'11 settembre. Quindi vi invito a vedere queste confutazioni fatte in modo scientifico, che io non ho le competenze per farlo. Dal punto qui potremo solamente analizzare appunto come le teorie del complottismo possiamo inserirla all'interno della profonda sfiducia che i cittadini vivono nelle società, nelle democrazie a noi contemporanee. Quindi sono un sintomo di questa sfiducia da chi li governa, una sfiducia e anche forse una presa di coscienza del fatto che le continue proposte in campagna elettorale sono sempre mai smentite dalla realtà, una realtà che, come abbiamo detto precedentemente, gli stati-nazione non possono più reggere la sfida con le potenze, le oligarchie globali. Quindi è questo anche tutto l'insieme che fa emergere i grandi temi del complotto, che non fanno che annientare la verità, semplificarla estremamente e mettere su una via estremamente facile i vari tasselli di piccole, addirittura alcune delle volte quasi fittizie, che non hanno nulla a che fare con la verità oggettiva.
Quindi ancora una volta vi invito a ovviamente a guardare tutto quanto il canale di AstroVictor, ma soprattutto questa playlist che troverete anche in descrizione, nella quale si confuta con un metodo scientifico e oggettivo queste teorie del complotto. All'inizio di questo video abbiamo iniziato dicendo uno dei punti chiave di questo tema è che cosa vuol dire fare lo storico, qual è il messaggio, il fine della storia. E abbiamo visto come il professor Alessandro Barbero dia che sostanzialmente un buono storico possa rispondere solamente a 3 domande, se fortunato: chi era il soggetto che sta studiando, che cosa ha fatto realmente, e se siamo fortunati possiamo dire le cause che ha portato ciò e gli effetti che sono seguiti. Ci siamo lasciati dicendo che ogni previsione che si fa nella storia per il futuro è estremamente rischiosa, e la stessa storia più volte ha portato alla smentita di grandi previsioni. All'inizio ho citato l'esempio di Marx, ma in questo tema dell'11 settembre, il tema della guerra al terrore, vorrei citare questa previsione che è stata messa in questo saggio di Gilles Kepel, un famosissimo e importantissimo politologo del mondo arabo, un politologo francese. Con questo non voglio togliere niente al grande prestigio culturale e accademico di questo autore, però questo mi sembra un esempio evidente di quanto le previsioni in storia siano appunto fallaci, possono incampare in sonore sconfitte. Infatti questo saggio che uscì nel 2000 fu edito da Carrocci, fu pubblicato qui. È proprio curiosa, la storia è veramente curiosa, infatti è interessante studiare per quello. La storia è profondamente severa. Questo saggio in Italia uscì l'11 settembre del 2001 e il tema centrale, da come si può anche vedere nei capitoli, è che ormai il mondo arabo avesse terminato la sua fase del fondamentalismo islamico, e quindi da questa data ormai prevedeva un futuro pienamente integrato del mondo arabo nelle democrazie contemporanee. Infatti alcuni titoli, la conclusione è verso la democrazia musulmana, ancora dalla salvezza alla prosperità, la laicizzazione forzata degli islamisti turchi. Qui noi adesso conosciamo Erdogan e il suo partito, un partito pan-islamico, forse pan-islamico che vuole cercare di riportare quell'unione, quel punto di riferimento della religione musulmana nella Turchia, quindi rifarsi un po' a un pensiero più la gloria passata dell'impero ottomano. Ma ancora un titolo è Osama Bin Laden fra terrorismo e grande show, la guerra fallita contro l'Occidente. Bene, sono già la lettura di questi ultimi capitoli si capisce come questo sia il tema fondamentale, il quale vedeva nel futuro un mondo arabo, e quindi qui riportiamo il tema di scontro delle civiltà di Samuel Huntington, quindi questa civiltà araba che ovviamente questo autore Kepel va profondamente contrario a questa visione di civiltà l'una contro l'altra, e quindi dal suo punto di vista vede come il mondo arabo sempre più indirizzato verso il modello economico e politico dell'Occidente. Ma come adesso vedremo, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto, questo non è stato l'11 settembre, ma soprattutto in Europa dal 2015 con gli attentati a Parigi, lo Stato islamico dell'ISIS, e ancora oggi siamo nel 2021 con l'Afghanistan che è ritornata nelle mani di Al-Qaeda, nelle mani se non di Al-Qaeda, scusate, nella mano dei talebani, comunque musulmani fondamentalisti. Il grande tema della presidenza di George Bush fu appunto l'11 settembre 2001 con l'attentato delle Torri Gemelle. Fu anche per questo tema di guerra, di continuare la guerra, che si spiega meglio la sua rielezione. Nella fattispecie l'11 settembre 2001 si verificarono 4 attentati sul suolo americano. Furono appunto la mente che pianificò questo, fu Al-Qaeda, una organizzazione terroristica islamica, e caso sottolinearlo radicale, guidata
da Osama Bin Laden, un miliardario degli Emirati. Ma a parte questo, la sede logistica di riferimento di Al-Qaeda era l'Afghanistan, e quindi qui veramente arriviamo al nostro presente, al 2021, con possiamo dire la ritirata degli Stati Uniti o la fuga dall'Afghanistan e il ritorno dei talebani, quindi di Al-Qaeda in Afghanistan. Ma questo ne parleremo in seguito, però è giusto lanciare delle dritte per capire meglio il nostro presente. Quello che si verificò con l'11 settembre fu un'autentica guerra al terrore e fu cavalcata dal nuovo presidente che aveva fatto a malapena un anno di presidenza. Quindi questo permise appunto di accendere i toni, dipingendolo appunto come una guerra al terrore. Si instaurò per tutto il paese, il presidente Bush fu un portatore di questo, una sorta di nuovo nazionalismo cristiano, ovviamente di un cristianesimo protestante. Questa guerra contro il terrorismo fu indicata, inneggiata come una nuova crociata, e quindi qui marchiamo ancora una volta il sentimento neoconservatore. In particolare nel 2001 iniziò con l'invasione dell'Afghanistan, e questa avvenne senza il consenso dell'ONU, quindi diversamente che la prima guerra del Golfo fu una guerra fatta nel nome della razionalità, nel nome del diritto. Tutti i pensatori progressisti, come abbiamo specificato nel video precedente, pensarono al cambiamento della storia, la prima volta nella storia una guerra fatta con il consenso di tutti quanti gli stati, una guerra fatta per il diritto e non per una volontà di potenza egemonica di uno Stato. Ebbene, questo sogno che, se vogliamo, nasce da Kant, dura soltanto 10 anni, dal 91 al 2001, perché appunto con l'invasione dell'Afghanistan gli Stati Uniti invasero questo paese senza il consenso delle nazioni. In seguito, nel 2003, ci fu un'invasione dell'Iraq. Qui questa guerra durò dal 2003 al 2011, invece come voi tutti sapete l'Afghanistan durò dal 2001 al 2021. Ma tornando in Iraq, nel 2003 fu invaso l'Iraq, e questa fu anche chiamata la seconda guerra del Golfo. Infatti capo dello dittatore, capo del governo e tutto dell'Iraq era Saddam Hussein, lo stesso generale militare della precedente guerra, della prima guerra del Golfo. L'invasione dell'Iraq fu dovuta a diverse ragioni. Prima, tra tutte quelle geopolitiche, l'Iraq era ed è un punto fondamentale nella questione del Medio Oriente. Inoltre questioni economiche, come era stata la prima guerra del Golfo. Ragioni economiche, è una regione ricca di petrolio. Ricordiamo le famose immagini della prima guerra del Golfo, nel quale le truppe irachene danno fuoco ai grandi pozzi petroliferi del Kuwait. Ma tornando a noi, alle regioni dell'Iraq, queste sono state ragioni geopolitiche e economiche. La ragione ufficiale fu di distruggere le presunte armi di distruzione di massa che possedeva il dittatore Saddam Hussein. Queste ovviamente furono smentite, furono semplicemente un casus belli. A questa guerra dell'Iraq, abbiamo detto che quella precedente dell'Afghanistan, l'ONU non diede il suo consenso, ma vedendo gli attentati, l'opinione pubblica, soprattutto gli stati occidentali, diedero il loro comunque consenso, differentemente con la guerra dell'Iraq, alla quale Francia e Germania, tra parentesi l'Unione Europea, furono fondamentalmente contrarie, e anche la Chiesa cattolica fu contraria a questa invasione. Si creò un autentico vero movimento pacifista, pan mondiale, se vogliamo usare questo termine, ma soprattutto anche in America si creò un movimento pacifista che criticò molto questa scelta bellica. In particolare vediamo che l'ONU in questo contesto accusò di illegalità addirittura questa invasione, quindi siamo completamente all'opposto della prima guerra
del Golfo, ma gli Stati Uniti tennero duro per la loro egemonia politica, per la loro appunto, politica del loro Stato, della loro nazione, continuarono questa guerra. E quindi il clima che venne a formarsi negli Stati Uniti venne a formarsi un clima propriamente di guerra, soprattutto i critici della guerra furono bollati dai media e soprattutto dai media del governo come irrilevanti estremisti di sinistra. Si voleva creare appunto un nazionalismo cristiano unito in questa crociata contro il terrorismo islamico. I media echeggiarono con toni appunto di guerra, di esaltazione della potenza militare degli Stati Uniti, e questo l'abbiamo visto tutti quanti, sia dai film ma anche quello che poi negli anni 2000, soprattutto alla fine degli anni 2000, arriveranno con i videogiochi. Ci saranno sempre di più dei videogiochi prettamente militaristi, prettamente bellicisti, che parleranno di questa guerra e la esalteranno con le armi, i mezzi per combatterla. Comunque fa parte del clima culturale e bellico. Differenza dalla guerra del Vietnam, le immagini che i media hanno trasmesso durante questa guerra sono state prima preselezionate dal governo per non creare, come successe nel Vietnam, un forte scandalo dell'opinione pubblica. Quanto riguarda la politica interna, furono agevolate le intercettazioni e anche le perquisizioni della polizia a tutti quei sospettati. Parliamo appunto di una guerra al terrore, una guerra del terrorismo, quindi una guerra anche interna, e quindi vediamo gli Stati Uniti si mossero effettivamente come uno stato di guerra e adottarono delle politiche di conseguenza. Quello che soprattutto bisogna sottolineare è che questa guerra fu vinta all'inizio, ma il grande problema fu la gestione del dopoguerra, quindi il post Saddam Hussein. Si tentò di importare la democrazia e questo accentuò ancora di più, quindi portare il sistema a una democrazia rappresentativa con dei partiti, con delle elezioni, ma anche gli interessi degli Stati Uniti, economici e non. La democrazia vuol dire portare tutto ciò, vuol dire portare il libero mercato, le industrie, e quindi non si possono creare da zero, bisogna qualcuno che le deve importare, e quindi gli amici ovviamente del governo. Tutto ciò ha acceso un forte antisentimento statunitense in tutto il mondo islamico, in tutto soprattutto accentuato il forte terrorismo islamico. L'Iraq ancora oggi è vittima di profondi appunti attacchi tra le varie fazioni, non è un paese pacificato, e quindi soprattutto inoltre i casi dell'Iraq, dell'Afghanistan, difficile da poter gestire, da poter portare alla fine. Fecero vedere il grande buco nero della democrazia. Infatti il famoso scandalo del carcere di Abu Ghraib, oppure il carcere statunitense di Guantanamo a Cuba, emersero casi di tortura, quindi era la stessa democrazia nel dover combattere il terrorismo, per combattere i suoi nemici, si macchiò, andò oltre i suoi limiti, se vogliamo, le sue virtù, andrò oltre i diritti individuali. Questi sono un fondamento rigoroso di ogni democrazia rappresentativa, soprattutto in una democrazia rappresentativa, e qui parliamo di temi liberali, che è quella degli Stati Uniti. Quindi è emerso un buco nero della storia della democrazia americana, ed è evidente appunto in questi casi. Siamo arrivati mai alla fine di questa lunga chiacchierata della storia della democrazia americana lungo i primi anni del secondo millennio, gli anni della presidenza di Bush figlio. Ancora un tema che sarà sempre più importante fino ai nostri giorni. Dal 1970 agli anni 2000 si è calcolato ben 22 milioni di immigrati sono arrivati negli Stati Uniti, una grandissima massa. Non che gli Stati Uniti fosse la prima volta, ma mai una quantità così grande. Infatti, come abbiamo detto,
nel video precedente sugli anni 80, degli anni 80 che parlavano della globalizzazione. La globalizzazione è anche questo, un grande flusso, oltre di capitale, oltre di informazione, di comunicazione, di modelli, stili di vita, un grande flusso di esseri umani, in questo caso appunto degli Stati Uniti. In questi anni si è venuto a formarsi che la più grande minoranza all'interno degli Stati Uniti è quella dei latinoamericani, chiamata anche dei latinos, la prima grande minoranza, ma non solo, gli asiatici, è arrivata quasi al 3,6% della popolazione mondiale, è una minoranza che ha questo peso. Gli afroamericani, che sono la minoranza più storica, se possiamo dirlo così, vivono ancora sono gli strati sociali più poveri, più indeboliti. E in particolare riguardo ai latinos, già negli anni della presidenza di Bush si tentò per sorvegliare la frontiera, impedire questo costante afflusso, si tentò la prima volta la costruzione di un muro, quindi sulla frontiera degli Stati Uniti e del Messico. Questo non si riuscì a completare, ma come noi sappiamo poi la presidenza Trump lo porterà a compimento, quindi vediamo già che Trump non si è inventato niente, è tutto un grande tema della storia americana. Quindi ci lasciamo queste premesse, quindi vediamo ancora una volta come gli Stati Uniti sono sempre di più diventati una società multiculturale, e questo il neoconservatorismo non lo guarda bene. Si vede che il tessuto nazionale si sia impoverito di quei valori appunto sia politici, conservatori, repubblicani, ma soprattutto religioso protestanti, visto che, come abbiamo visto, il neoconservatorismo di George Bush è fortemente legato a una destra cristiana protestante. Dal punto di vista economico, le misure neoliberiste non hanno giovato all'economia, e arriviamo al 2008 con lo scoppio della grande recessione. Non entriamo nello specifico perché questo sarà il tema del prossimo video, nella quale parleremo della presidenza di Obama. Quindi con lo scoppio della grande recessione ci salutiamo qua.